Da Lemuria, ricordi delle memorie nascoste di Kai. La Terra è una biblioteca vivente. L'amata Terra sta vivendo un'era meravigliosa, sia nel tuo tempo che nel mio, perché in questo universo si entra e si esce dalla luce, e con ciò gli esseri possono vivere molte esperienze diverse. Esiste ciò che chiamiamo banda di fotoni. È una grande spirale che attraversa tutta la galassia e che rappresenta il sentiero per mezzo del quale la luce illumina tutto il suo passare. Tuttavia, esistono anche quei settori dell'universo dove l'antimateria produce assenza di luce. Quei settori sono complementari alla banda di fotoni e rappresentano aspetti contenuti dentro le dimensioni che noi chiamiamo luce e oscurità. Tutti i pianeti e le stelle navigano per l'universo tramite quei canali e ognuno di essi offre alternative diverse per esplorare la creazione. Nelle ere di luce si creano ponti, le dimensioni si intrecciano e ciò permette uno scambio illimitato di informazioni. Nelle ere di oscurità si chiudono i portali e questo causa il fatto che ciò che si è ricevuto durante le ere di luce possa essere messo alla prova per mezzo della pratica. Diciamo che la luce offre insegnamenti che devono essere vissuti tramite l'oscurità. E questo non è né bene né male, semplicemente è. Forma parte della struttura dimensionale del nostro universo. La Terra è entrata ed uscita dalla luce molte volte. Di fatto, all'origine dei tempi, è stata Gaia che ideò un piano magnifico per essere esplorata grazie a questi flussi e ritmi universali. Forse ti starai chiedendo, qual è questo magnifico piano? È veramente qualcosa di meraviglioso e non ha precedenti. All'inizio dei tempi, quando la luce manifestata dal cuore della fonte cominciò a frammentarsi per poter vivere l'evoluzione, la grande madre Gaia si offrì per accogliere le esperienze che le coscienze potevano vivere nelle dimensioni più dense. Ossia, avrebbe creato un corpo dove la coscienza potesse materializzarsi e sostenere in se stessa tutte le dimensioni allo stesso modo. Così Gaia, come essere galattico di luce, come l'Elohim creatore che è, decise di dare vita a questo meraviglioso pianeta blu, per ospitare tutte quelle possibilità infinite. Così la coscienza di Gaia si installò in questo pianeta, che in quel momento era primordiale, era roccia, era fuoco. Non c'era vita, ma la Grande Madre con la sua luce cominciò a dare origine alla vita che avrebbe abitato questo grande pianeta blu. Avrebbe sperimentato in se stessa tutte le dimensioni in modo simultaneo su questo pianeta. Questo è qualcosa di estremamente speciale in quanto non esiste un altro mondo con simili caratteristiche. Le civilizzazioni galattiche che conosciamo come Sirio, le Pleiadi, Arturo, non contengono in sé tutte le dimensioni. Sirio sostiene solo la quinta e la sesta dimensione. Invece Arturo sostiene solo la settima e l'ottava. La Terra però le sostiene tutte, dalla prima fino alla nona dimensione. Tutte possono essere sperimentate qui e ancora meglio per mezzo del corpo fisico. Questo è ed è stato il piano magnifico di Gaia. Non è stupefacente? Bene, continuiamo la storia. All'inizio non c'era niente, solo fuoco, un calore incandescente che rendeva questo pianeta inabitabile. In questo stato cominciavano a prendere forma i minerali. Quella era la prima dimensione. Un livello vibrazionale apparentemente molto denso. Tuttavia voglio che tu capisca che nonostante le densità, in tutte le dimensioni esiste e vive la luce. E questo è fondamentale da capire, perché se non lo fai, la tua coscienza facilmente potrebbe cominciare a separare e credere che la luce e l'oscurità siano antagoniste. In realtà non è così. Pensa a quanto segue.
Quando parliamo di densità, in realtà non ci stiamo riferendo alla forma nella quale si manifesta la gravità in quella dimensione. La gravità è ciò che permette alle forme di manifestarsi, è per così dire la colla dell'universo e la sua energia si muove attraverso tutte le dimensioni. La prima dimensione è il punto dal quale si genera l'impulso gravitazionale della Terra, creando una specie di magnetismo che causa che tutto vibri più lentamente. Per questo apparentemente la frequenza è densa. Tuttavia, anche lì esiste un grande nucleo di luce. Immagina che la prima dimensione sia uno spazio dove di fatto la luce e l'oscurità convivono molto vicine. È come una danza dove una cede il passo all'altra. La loro unione è quasi tangibile. Dove comincia una finisce l'altra. In quello spazio è dove comincia tutta la vita. Infatti, quando i tuoi genitori ti concepirono, l'unione dell'ovulo con lo spermatozoo generò un'esplosione di luce immensa che si percepì in tutte le dimensioni. In questo incontro tutte le dimensioni si sono fuse e per un istante e immediatamente dopo la vita, la tua vita, cominciò a prendere forma, acquisendo le energie primarie della prima dimensione. La gravità propria della prima dimensione generò l'impulso elettromagnetico che attrasse a questo piano l'energia cosmica e atomica per fare in modo che il tuo corpo cominciasse a prendere forma. Il tuo concepimento è stato come un piccolo Big Bang e poi, dopo di quella esplosione, il tuo corpo cominciò a prendere forma dalla prima dimensione. La prima dimensione esiste ancora in questo pianeta, anche se tu pensi di vivere nella terza dimensione. La prima dimensione vive al centro della Terra e non lo dimenticare, è la prima dimensione che genera la gravità. Questa si occupa di fatto di mantenere tutto unito. La prima dimensione in quella prima era si incaricava di attrarre elementi dallo spazio verso questa Terra. Non ti sei mai chiesto perché nel tempo in cui vivi e sostieni la tua coscienza non cadono più grandi meteoriti come in quella prima era? Si deve al fatto che in quelle prime ere la gravità nella prima dimensione era tutto ciò che esisteva e questo permise al pianeta di costruirsi con polvere di stelle. Le meteoriti portavano informazioni e seminavano questa Terra per preparare Gaia all'entrata nella seconda dimensione. Le ere passarono e fu allora quando Gaia manifestò la seconda dimensione creando i primi esseri unicellulari e allo stesso tempo creò il mondo acquatico come un modo di prepararsi ad accogliere la terza dimensione. Tutto stava accadendo in accordo con il grande piano di Gaia. La seconda dimensione permise che la vita già esistesse, ma questa non aveva coscienza. Era una vita unicellulare e collettiva che rimaneva in connessione con la madre. La sua funzione era trasportare l'informazione portata dalle stelle fino ai canali che la madre stava aprendo. Quei canali che sostenevano l'informazione erano le piante, gli alberi e i fiori, che cominciarono ad esistere in questa era. Gli esseri unicellulari trasportavano l'informazione come le api trasportano il polline da una parte all'altra. In questo modo si stava tessendo la grande rete della vita in connessione con le stelle. Quando la madre si espanse verso la terza dimensione, creò il suo corpo emotivo e da qui tutto inizia. Si inaugura il grande piano. Qual è questo grande piano? La biblioteca vivente multidimensionale. Gaia, pur mantenendo in quel momento la coscienza degli esseri, fluttuando tra la prima e la terza dimensione, è sempre rimasta dall'inizio dei tempi in connessione con tutte le dimensioni. Tutto ciò che accadeva qui veniva trasmesso da Gaia attraverso l'universo, come una specie di sinfonia che nutriva l'apprendimento e l'informazione a 100 milioni di anime che formano il nucleo della biblioteca vivente di questa galassia.
Addirittura il canto di Gaia si sentiva ad Andromeda, la galassia gemella alla nostra, e gli andromediani rimanevano in connessione con la sinfonia di Gaia, offrendosi successivamente come guardiani del piano. La sinfonia di Madre Gaia fu così maestosa che moltissimi esseri le risposero. La Terra, come biblioteca vivente, era qualcosa di veramente speciale, perché offriva quella possibilità di vivere tutte le dimensioni in un corpo fisico. Così il grande piano fu sentito e tutti noi abbiamo risposto. Finisce qui la prima parte e continua nel prossimo video.